Allora, io quando sono uscito mi ero legato con personaggi, con alcuni personaggi della destra, me la ritrovo sempre questa destra. E quando uscì Antonio Dinzillo, quello che poi lo conosco. Erroneamente viene definito Maurizio, no? Che lei mi ha letto ieri. Quando uscì Antonio Dinzillo, con la figlia lo mandò da me, perché per noi Dinzillo aveva fatto un paio di cose abbastanza interessanti, insomma, che ci aveva fatto piacere, e quindi venne da me. Io lo accolsi fraternamente, perché io già l'avevo conosciuto in carcere, comunque lo accolsi quando uscì fraternamente, frequentò spesso me e mia moglie, quasi giornalmente, gli diedi una bella somma di denaro, gli misi a disposizione una moto, perché lui, una moto di grosso cilindrato, perché lui amava le moto, e fra le cose che lui mi riferiva, mi diceva che da fare o non da fare, c'era anche da prendere in considerazione l'eliminazione del dottor Lupacchini, perché a suo dire, avendo visto tutto chiaro sulla banda della Maiana, non era più così facile uscirne assolti col Tribunale della Libertà che ci ributtava, come dice, annullava i mandati di cattura di Sicilia, di Lucioli, eccetera. Ecco, questo era il discorso. In che periodo siamo, Mancini? Siamo nel periodo prima del mio arresto del 14 gennaio, quello della famosa da Mazzocchi, per essere prima chiaro. di molto, di poco, tanto per intendere. No, lo stesso periodo, perché poi Ma lei queste cose le ha già riferite all'autorità giudiziaria? sì, uno nel senso No, sì. Quindi allora infame mi ha chiesto di ammazzare Lupacchini e Dinzillo che Sì. No, ma io a Dinzillo, ma perché poi c'è il verbale più ampio. Io a Dinzillo gli dico, ma senti un po', scusa, qui c'è allora dobbiamo ammazzare attentato ai giudici, e mi parla del dottor Lupacchini. Mi parla che dovevamo, e io gli dico, ma senti un po', e mi dice di uccidere Angelotti, che Marcello Lafigli manda a dire, ammazza Angelotti, perché Angelotti è quello che ci ha portato a Dama, ho spiegato ieri significa Dama, no? Renato De Pedis, Enrico De Pedis, detto Renatino, e siccome non si fidavano che era un tossico, vabbè, comunque non era il suo grosso personaggio, era uno squallidone, potrebbe un domani andare giù, confessare che l'omicidio l'avevamo fatto noi. Ma senta, no, ma lei mi deve far terminare, è tutto più chiaro. Ed io invece gli dicevo, ma invece di ammazzare Angelotti, che comunque squallido come te pare, è sempre uno che ci ha fatto un favore, ma perché non andiamo ad ammazzare Tosoni, un altro personaggio della malavita, che si è venduto Edoardo? Ecco, questo era... Senta, ma io volevo dire una cosa. Lei ieri, proprio su una parte di dichiarazioni che lei aveva fatto, non mi ricordo in quale verbale, che comunque poi produrremo per come contestazioni, aveva detto che, quando io le ricordavo, le chiedevo se lei ricordava di essere stato in qualche modo possibile vittima di attentati, e lei mi chiese, ma quando, prima o dopo la collaborazione? Ed in effetti era giusto, perché era sostanzialmente logico collegare soltanto a momenti successivi alla sua collaborazione. E tra i personaggi di cui in quel verbale si diceva da parte sua che lei aveva timore di poter essere fatto segno da un'azione, da un attentato, un'azione omicidiaria, c'era, mi pare, Colafigli, se non vado errato, Colafigli e Dinzillo. Quello che lei appunto ha detto si dice Maurizio, ma in realtà è Antonio Dinzillo. Allora lei dice che a ridosso del 14 gennaio, data del suo arresto, invece mi pare che con Dinzillo aveva questi rapporti al punto tale che le avrebbe detto che bisognava uccidere Lupacchini. Come spiega questa contraddizione? Guardi, non c'è nessunissima contraddizione. No. Prima del 14 gennaio io ero, che voi credete, no? Antonio Mancini. Antonio Mancini l'irriducibile, quello che dell'omertà ne aveva fatto un emblema. Dopo il 14 gennaio, dopo non il 15 comunque, io ero Antonio Mancini l'infame, quindi Antonio Dinzillo aveva tutti i motivi, se con la figlia l'avesse chiesto, di ammazzarmi. Quello prima che si incontrava con
con Dinzillo, al quale Dinzillo riferiva i suoi progetti, i suoi intenti, i suoi sogni, i suoi incubi, era Antonio Mancini che si era fatto tanta galera con dignità e con lo spessore che solo qui. Sì, ma giusta, scusi, lei già proprio ieri, chiedo scusa Presidente, mi ha interrotto? Non ho detto nulla. No, volevo dire, proprio ieri ci ha ricordato, sulla base di nostre domande, che vede che non sono poi mai inutili, infine, delle sue iniziative che prese nei confronti del fratello di Mastro Pietro, perché erano uscite le voci della sua collaborazione, e ha detto che lo stesso avvocato Mele sarebbe stato, per così dire, un tramite di questa voce, eccetera. Quindi della sua collaborazione a gennaio del 94, epoca della quale stiamo discutendo per sua stessa dichiarazione di poc'anzi, che lei fosse, non so se un collaboratore formale, ma insomma un collaboratore sulla buona strada, mi pare che nell'ambiente della malavita lo si sapesse, al punto tale che lei si preoccupa di andare da Mastro Pietro, dal fratello, non so, per fare quello che ha fatto, non lo so. Ecco, grazie per la buona strada. No, io effettivamente. io le do soltanto questo argomento Sì, di riflessione, non sì, di più. Sì. Va bene. Erano voci che non esistevano. Dopo erano fatti reali dopo il 14 gennaio. Prima, quando ho picchiato il signor Marcello Mastropietro, erano voci, e chiunque sarebbe venuto a dirmi: ma te che stai a collaborare con Pecorelli? Siccome io non stavo a collaborare per un bel niente, ce l'avrei fatto, come sono stato in grado di fare con Marcello Mastropietro, picchiato. Dopo il 14 erano già messo tutto a verbale. Sì, ma scusi, No, Comunque, ho risposto. mi sembra che sì, abbia spiegato. no, voglio dire, ma